Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo della Bibbia che descrive degli episodi in cui Gesù viene adorato. Adorare significa reverenza conferita ad un essere divino. Se a Gesù è stata offerta adorazione ed egli l'ha accettata, facendo ciò che ha confermato la sua divinità. Questo è importante perché c'è chi nega la divinità di Cristo, relegandolo invece ad una posizione inferiore rispetto a quella di Dio. Sì, Gesù accettò l'adorazione. Come seconda persona della Trinità, egli fu ed è ancora oggi adorato. Sin dall'inizio della vita di Gesù vediamo esempi in cui egli viene adorato. Non appena i magi posarono lo sguardo sul Cristo neonato, prostratisi, lo adorarono. Matteo 2,11. La Bibbia riporta la reazione iniziale della gente quando Gesù fece la sua entrata trionfale a Gerusalemme. Prese dei rami di palme e uscì contro a lui, gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Giovanni 12,13, Matteo 21,9. La parola Osanna è un appello alla redenzione ed è un'espressione di adorazione. Questa parola usata dalla folla è sicuramente una forma di adorazione. Subito dopo Gesù sorprese i propri discepoli camminando sull'acqua. Allora quelli che erano nella barca vennero e l'adorarono, dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio. Matteo 14,33. Altri due esempi memorabili di come Gesù accettò l'adorazione avvennero proprio dopo la sua resurrezione. Alcune delle donne, Matteo 28,8-9, Marco 16,1 e Luca 24,10, erano in cammino e si affrettavano per dire ai discepoli della resurrezione di Gesù, quando egli venne loro incontro. Quando si resero conto che si trattava di lui, accostatisi, gli strinsero i piedi e lo adorarono. Matteo 28,9. C'è poi il caso di Tommaso, che non credeva che Gesù fosse risorto dai morti nonostante gli altri discepoli ne fossero testimoni. Era passata circa una settimana dalla resurrezione e Tommaso ancora lo metteva in dubbio. Gesù, sapendo che Tommaso dubitava, gli apparve e gli mostrò i segni dei chiodi nelle mani e nei piedi e la ferita al costato. Come reagì Tommaso? Allora Tommaso rispose e gli disse: Signor mio e Dio mio. Giovanni 20,28. In nessuno di questi casi vediamo che Gesù ordina a chi lo adori di fermarsi, come invece facevano i semplici uomini e persino gli angeli che venivano adorati erroneamente dagli altri. Atti 10, 25, 26, Apocalisse 19, 9, 10. Continuiamo ancora oggi ad adorare Gesù, offrendoci a Lui come sacrificio vivente, sottomettendoci a Dio attraverso la fede in Gesù Cristo, affinché Egli faccia di noi ciò che considera opportuno. Romani 12, 1, 2. Gesù disse: Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Giovanni 4, 24. Adoriamo Dio in spirito e verità obbedendo ai Suoi comandi. Adorazione non è semplicemente prostrarsi a Gesù, lanciargli i rami di palma ai piedi o cantare e gridare del nostro amore per Lui. Adorazione significa conoscerlo, comunicare con Lui, servirlo e credere in Lui. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti, scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento. Arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video.